Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il bouquet, vuol dire che la settimana parte in un modo molto spensierato, felice, può essere un avvenimento o il riuscire a fare qualcosa, a rispettare ciò che avete organizzato, prefissato, può anche indicare il ricevere un invito, un dono, un apprezzamento, delle novità interessanti. Abbiamo anche i gigli, ottima carta di realizzazione, anche questa è vero di spensieratezza, ma più che altro perché riusciamo a tenere in equilibrio, anche se ci sono delle situazioni complesse e difficili, vuol dire che ci riusciamo perfettamente. E poi troviamo il quadrifoglio. Direi che è una settimana, è vero, impegnativa, ma ricca di situazioni ed eventi che possono essere positivi, delle novità interessanti e opportunità da cogliere al volo. Infatti, soprattutto la carta del quadrifoglio ci fa capire che le cose si stanno muovendo abbastanza in fretta, con possibilità che si aprono, anche nuova fiducia, speranza, prendersi delle soddisfazioni, e io ci metterei anche delle sorprese, ovviamente da valutare, soprattutto nell'ambito economico, lavorativo, nelle questioni pratiche. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso passiamo all'ambito amore e relazioni. Consiglio sempre di ascoltare anche chi magari non è proprio interessato a questo ambito per valutare le relazioni di amicizia, famiglia. Ovviamente noi andiamo a vedere principalmente coppia single, dove c'è la stella alpina, la ninfea, e poi troviamo la carta del papavero. È vero che può esserci qualche tensione o un qualcosa che al momento non è realizzabile, non è una cosa negativa, vuol dire che c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno anche di più energia, di collaborazione, quindi se avete programmato un qualcosa, allora meglio per prepararsi un piano B di riserva, altrimenti per varie vicissitudini bisognerà posticipare. Può essere un qualcosa che volevate fare, realizzare nel corso della settimana, quindi non viene totalmente cancellato. Queste carte vi stanno dicendo che magari bisogna mettere da parte qualcosina per concentrarsi solo sulle cose più importanti, e ci sono sia cose che riguardano il vostro stesso rapporto, dinamiche di famiglia e questioni importanti che magari sono legate al lavoro, alle finanze, a prendervi cura di voi. Quindi non totalmente negative, è ovvio che ci possono essere delle mancanze a livello di comunicazione, quindi consiglio magari di essere proprio chiari, netti, precisi, in modo tale che non ci siano incomprensioni. Ovviamente questo vale anche per i single, sia riferimento a varie relazioni di amicizia e famiglia, mentre per voi
Le indicazioni sono di una parte, che è un po' insoddisfatta di come stanno andando alcune cose, cioè se state frequentando una persona, allora ci possono essere, ahimè, dei contrattempi, dei conflitti, un po' di, distacco, di freddezza che potrebbe darvi fastidio. Invece, per chi non ha nessuno, delle situazioni sono in via di sviluppo, probabilmente vi state concentrando su alcune cose per voi, molto importanti, quindi o non avete energie da dedicare all'amore, oppure c'è qualcuno che potrebbe interessarvi, però il vostro intuito, forse ha ragione, vi dice che c'è qualcosa che non va e allora, quindi state cercando di capire come rivoluzionare in questo ambito. Secondo me qualche novità e qualcosa che, si apre o potreste comprendere meglio, quello che avete vissuto precedentemente vi aiuterà maggiormente per il prossimo futuro. E adesso andiamo a vedere l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Vediamo che cosa vi vogliono dire. In base alle energie principali si vede che, è la parte un po' più pratica che, può trovare soluzioni e novità. Il vedovo infatti ci sta dicendo che anche se ci sono alcune cose, che non stanno funzionando proprio per il verso giusto, anche se ci sono complicazioni, tutto sommato riuscite a prendere il controllo, a, stabilizzare un qualcosa e soprattutto concentrarvi come sapete fare. La nota di insoddisfazione potrebbe essere legata soprattutto perché le vostre energie hanno desiderio di andare oltre, di fare tante cose, di, anche portarvi verso un nuovo inizio o sbloccare situazioni. Quindi dentro di voi c'è gran fermento, però dovete fare attenzione a gestire le vostre energie. Magari al momento concentrarsi solo sulle cose più importanti, se volete attuare un nuovo inizio, che sia di ricerca di lavoro, che sia di miglioramento nel vostro ambito o anche valutare possibili investimenti, io non mi riferisco solo al denaro, ma anche proprio di energie in vari, progetti e idee, dovete gestirli con molta cautela, perché altrimenti, iniziate 1000 cose senza poi riuscire a portare, avanti quelle più importanti e soprattutto di poi non di bloccarvi, di non realizzarli. Quindi le energie abbiamo visto che sono abbastanza buone, secondo quello che ci dicono le carte, soprattutto per andare a chiudere e sistemare alcune cose, quelle più difficili, di, portare ordine, stabilità e quindi anche tranquillità in voi stessi e queste sono le condizioni giuste proprio per prepararvi alla carta del bambino che in realtà è abbastanza positiva perché indica delle nuove entrate, l'aumento di lavoro, un aiuto, un sostegno molto utile, evoluzione, miglioramento nelle situazioni più complesse, con possibili collaborazioni, anche nuove conoscenze, quindi un qualcosa che, avanza e che vi dà appunto l'opportunità di portarvi, come vi dicevo, in senso generico verso un nuovo inizio. Molto utile soprattutto per chi è in cerca di lavoro, che, magari saltano fuori, nuove opportunità, proposte, cose che ovviamente dovete valutare, però sono proprio queste che magari vi faranno iniziare alla grande e, sfruttare al massimo proprio queste bellissime energie che avete in questa settimana. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!